C'è un giocatore dell'Inter che in questo momento sta giocando in Francia in prestito all'Auxerre e sta facendo una stagione strepitosa. Stiamo parlando di Ionut Radu, di cui all'interno di questo contenuto vi vogliamo parlare facendo un breve focus sulla sua stagione, facendo il punto su come si sta comportando all'Auxerre, anche perché in Francia si è trasferito solo nel mese di gennaio, perché il primo pezzo di stagione lo aveva giocato ancora qui da noi in Italia con la maglia della Cremonese. Ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici passione interisti. Oggi un contenuto un po' particolare. Innanzitutto, come sapete, noi su Passione Inter con la nostra rubrica Interisti on the road manteniamo comunque sotto controllo tutti i giocatori che sono in prestito dall'Inter o in Italia o in giro per il mondo, quindi facciamo questa attività di aggiornamento che vi portiamo con molta frequenza sul nostro sito passioneinter.com e ogni tanto anche qui sul nostro canale YouTube con alcuni approfondimenti. E poi in queste ore, in questi giorni si sta parlando con insistenza di possibili movimenti sul mercato in porta nell'Inter. Sappiamo che Cordaz è in scadenza di contratto, probabilmente rinnoverà, Andanovic a sua volta è in scadenza e su di lui c'è qualche dubbio in più e qualcuno rilancia la possibilità che l'Inter possa decidere di vendere Onana per fare una grande plusvalenza e individuare un suo sostituto che possa essere acquistato chiaramente a costi inferiori. Vi dico subito che nonostante l'ottima stagione di Radu che adesso vedremo, non credo che sarà Radu il nuovo portiere dell'Inter nel caso in cui partisse Onana, però comunque il portiere rumeno sta dimostrando di essere un giocatore di valore. Cominciamo subito, vi chiedo come sempre prima un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, siamo quasi a 50.000, quindi mi raccomando continuate a supportarci. Allora, partiamo con un breve riepilogo della stagione di Radu. L'anno scorso, ci ricordiamo tutti purtroppo l'episodio che lo condanna fondamentalmente a livello mediatico e che condanna anche l'Inter, parliamo dell'errore in Bologna-Inter 2-1, l'Inter perde la partita e conseguentemente perde anche lo scudetto perché nelle ultime 10 partite di stagione è l'unica che l'Inter non vince e che la porta poi ad arrivare seconda a soli 2 punti dal Milan di Pioli. Da lì, secondo me, ma un po' in generale la stagione e l'esperienza di Radu all'Inter finisce, viene mandato in prestito alla Cremonese, in particolare a luglio appunto viene prestato alla neopromossa Cremonese che lo lancia subito in campo fin dalla prima giornata e nelle prime 2 partite vediamo già la doppia faccia di questo portiere un po' particolare. Nella prima partita la Cremonese perde 3-2 contro la Fiorentina, Radu fa una prestazione straordinaria, ma al 90° fa un errore incredibile, quasi alla stregua di quello di Bologna-Inter, si butta la palla in porta da solo fondamentalmente e la Fiorentina vince 3-2. Nella seconda giornata invece contro la Roma, nonostante un'altra sconfitta per la Cremonese, Radu compie 10 parate decisive e quindi stabilisce quello che di fatto è un record di parate all'interno del campionato di Serie A, che peraltro poi nelle scorse settimane è stato eguagliato da un altro portiere. Chi? Il Memo Ochoa contro chi? Contro l'Inter, casualmente. Salernitana-Inter 1-1, ce la ricordiamo bene, Ochoa eguaglia il record di Radu. Alla fine della 10ª giornata di campionato, quindi dopo le prime 10 partite, Radu risulta essere il portiere che ha compiuto il maggior numero di interventi, arrivando a quota 46. Quindi la stagione tutto sommato è positiva. Dopo però cosa succede? Intorno a metà ottobre Radu ha un problema al gomito e si fa male e contestualmente nella Cremonese recupera dal suo infortunio Carnesecchi, attuale portiere titolare, anche se anche lui in prestito dall'Atalanta in questo caso. Carnesecchi quindi ruba il posto a Radu e di fatto mantiene la titolarità fino anche a questi giorni. Radu quindi deve recuperare dal problema fisico, in più è stato superato nelle gerarchie. A gennaio, verso la fine del mese del calciomercato, viene risolto il prestito con la Cremonese e Radu viene mandato in Francia all'Auxerre. Auxerre che sta lottando tuttora e quando è arrivato Radu era ancora più in difficoltà in zona retrocessione in Ligue 1. Radu conquista subito il posto da titolare all'Auxerre e in 11 partite disputate fino ad ora mette insieme 5 clean sheet, che per una squadra che lotta per la retrocessione non sono male. Nel mese di febbraio viene nominato miglior portiere del campionato e in questo preciso istante l'Auxerre si trova 14° in classifica, quindi a soli 3 punti dalla zona retrocessione, però ne è uscito e sotto di lui peraltro ha altre 2 squadre che sono il Nantes e il Brest e
È arrivato a questo risultato ancora chiaramente momentaneo anche grazie all'importante stagione che fin qui sta facendo Radu. Radu che ha parato 2 rigori contro lo Strasburgo e il Nizza, e in 5 partite l'Auxerre ha ottenuto 3 pareggi e 2 vittorie recentemente, quindi ha messo insieme un po' di punti. Noi che nel nostro format Interisti on the road, come vi dicevo, manteniamo sott'occhio i nostri giocatori, ho dato un'occhiata prima alle valutazioni di Radu da quando è arrivato all'Auxerre, tolto un 5,5 che peraltro era, se non sbaglio, la prima partita, il voto più basso che Radu ha preso è stato 6,5. Ha fatto una collezione di 6,5 e 7 con qualche exploit sul 7,5, e ripeto, per un portiere che gioca per una squadra che era in zona di retrocessione, che attualmente è 14ª su 20 e che comunque ha una difesa abbastanza battuta, perché l'Auxerre in questo momento ha subito 52 gol e le 2 squadre che vi nominavo prima al di sotto di lui, cioè il Nantes e il Brest, ne hanno presi 44 e 48, quindi non è proprio la miglior difesa, anzi, però Radu rimane uno dei giocatori più importanti e che, ripeto, li sta aiutando a cercare questa salvezza dalla zona retrocessione. Una stagione molto importante, quest'anno peraltro la chicca che in parte vi ho già detto: 5 rigori totali calciati contro Radu, 3 con la maglia della Cremonese, tutti e 3 gol subito, 2 con la maglia dell'Auxerre, tutti e 2 parati. Questa è un po' una curiosità. Vi dicevo, vado subito in conclusione, a livello di mercato si sta parlando a lungo di Onana, si sta parlando del destino di Handanovic, non a caso poi domani l'Inter gioca contro l'Empoli e Vicario è uno dei nomi che spesso sentiamo come potenziale sostituto di Onana. Io continuo a credere che non sia vero che Onana rappresenti uno dei primi nomi che l'Inter valuta di cedere sul mercato. Indubbiamente vale per Onana, ma vale per tutti. Le offerte si prendono in considerazione. Onana poi è arrivato a parametro zero, quindi questo sicuramente pesa, ma non penso che l'Inter lo metta al primo posto rispetto a Dumfries o altri di cui abbiamo parlato a lungo, anche Brozovic e non solo. Allo stesso tempo, nel caso in cui partisse Onana, non credo che Radu possa essere il nome giusto. Innanzitutto perché secondo me è un buon portiere, ma non è da Inter titolare. Al limite potrebbe essere da Inter come riserva, come ha fatto l'anno scorso ad Handanovic, ma dopo quello che è successo in Bologna-Inter, non credo purtroppo che Radu possa più immaginare un ritorno a Milano a livello proprio mediatico. Non so lui come l'abbia vissuta, a me continua a sembrare un ragazzo che comunque mentalmente è forte, ma a livello ambientale la tifoseria interista, ma non solo, anche quella delle rivali, lo bersaglierebbe di domenica in domenica, e quindi non credo che l'Inter possa assumersi il rischio di avere ancora Radu nella propria rosa, anche perché se sciaguratamente il portiere titolare dovesse farsi male e avere un infortunio serio, poi Radu dovrebbe giocare di frequente, non solo la classica partita ogni tanto, magari in Coppa Italia. Quindi il futuro di Radu non credo che possa essere più all'Inter, però teniamolo d'occhio perché è ancora di proprietà dell'Inter e quindi magari può anche essere utile sul mercato per una cessione ed una eventuale plusvalenza. Questo era tutto, come sempre vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito passioneinter.com e nella nostra rubrica Interisti on the road se volete mantenere sotto controllo i giovani dell'Inter in giro in prestito. Vi ricordo anche il club di Passione Inter, www.passioneinter.club. Mi raccomando, vi aspettiamo per questo finale di stagione incandescente. Infine, per chi mi segue in podcast, lo trovo in descrizione. Se invece mi segui su YouTube, qui ti lascio un approfondimento molto importante che esula anche dal campo.